Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. In questo video parleremo soprattutto di coding, ma non solo, parleremo anche di numeri, ma a un livello elementare. Infatti l'obiettivo del video sarà costruire insieme una web app che rappresenta un abaco virtuale in cui posso visualizzare i numeri scomposti nelle singole cifre, quindi la colonna delle unità, la colonna delle decine e la colonna delle centinaia. Si tratta di una web app, come dicevo, ovvero un'applicazione che gira su qualsiasi browser, quindi potrà funzionare su uno smartphone, su un tablet o su un computer, ovviamente. Qui abbiamo un esempio dell'applicazione, un prototipo in funzione. Siamo su un browser, digitiamo in questo campo qui sotto il numero che ci interessa, per esempio 432, e vedete illuminarsi i pallini dell'abaco, 2 come unità, 3 come decine e 4 come centinaia. Proviamo a digitare altri numeri e vediamo il nostro abaco digitale in funzione fino al massimo numero che possiamo scrivere con 3 cifre, cioè 999. Bene, ora andiamo a guardare sotto il cofano e vediamo come è fatta l'applicazione. Anzi, non vedremo come è fatto questo prototipo, ma rifaremo l'applicazione insieme da zero. Andiamo nella pagina principale di AppLab di code.org. Eccola. Code.org è questo sito dove trovo tanti strumenti per il coding e in particolare utilizzerò lo strumento AppLab che mi permette di sviluppare applicazioni nel linguaggio JavaScript. Clicco sul bottoncino di AppLab e mi si apre la finestra principale. AppLab l'avrete certamente già visto se avete seguito qualche altro video di coding perché lo utilizzo molto spesso. Sulla parte sinistra dello schermo abbiamo lo smartphone di riferimento in cui noi possiamo vedere la nostra applicazione in esecuzione. Cominciamo a progettare l'applicazione. Mi metto nella modalità design, che è quella dove posso trascinare sullo schermo del mio smartphone i controlli utente che intendo utilizzare e cominciamo a piazzare un text input, che è quello spazio inferiore che avete visto nel prototipo in cui io digitavo i numeri. Scegliamo le sue proprietà, per esempio posso scegliere un carattere bello grande, 30 punti come dimensione, e posso cambiarne appunto la dimensione esterna. Se eseguo l'applicazione senza aver scritto ovviamente ancora nessuna riga di codice, ho il mio text input che mi permette di digitare dei numeri, ovviamente anche del testo, che non sarà valido ai fini della nostra applicazione. Bene. Andiamo a settare qualche altra proprietà, mettiamo un allineamento del testo che digito al centro, text alignment, e un background color, un colore di sfondo, per esempio un giallo. Ok, eseguiamo di nuovo e possiamo digitare i nostri numeri. Cominciamo adesso a mettere quei blocchetti colorati che visualizzavano il testo U per le unità, DA per le decine e H per le centinaia. Non utilizzerò ovviamente un text input perché non è testo che può digitare l'utente, ma utilizzerò dei label perché è testo statico, fisso. Ho trascinato il label, normalmente di default visualizza la scritta text, cambiamola nella scritta U, andiamo a cambiarne la dimensione, facciamola anche questa 30, scegliamo un colore di sfondo, il colore di sfondo per le unità lo faremo blu. Non vedo nessun colore in questo momento perché abbiamo impostato di default a 0 il valore di alfa, quindi il nostro text label è trasparente al momento. Fissiamo alfa a 1, ecco qui al massimo, quindi colore bello pieno, non trasparente affatto, e fissiamo adesso il text color, il colore della scritta, in bianco, quindi sfondo blu e testo bianco, eccolo qui in notazione esadecimale. Ci trasciniamo questo blocchetto, lo facciamo anche un pochettino più grande se riesco, vediamo, eccolo qui, e la scritta la stringa visualizzata la andiamo a disporre al centro, vediamo, eccolo qui, ci dovrebbe essere l'allineamento, eccolo qui, text alignment, center, benissimo. Ora copiamo, duplichiamo questo controllo, quindi andiamo a selezionarlo e clicchiamo su duplicate, questo accanto diverranno le decine fra un attimo,
duplicate ancora, e questo saranno le centinaia. Ok, quindi le decine avranno come testo DA, avranno come colore di sfondo il rosso, ecco qui. Il testo lo devo fare un pochino più piccolo per evitare che vada a capo, oppure posso allargare leggermente, ecco qui il controllo, ed è pronto il nostro blocchetto che indica le decine. Per quanto riguarda le centinaia andiamo a mettere H, lo sfondo lo facciamo verde, il colore che normalmente con la penna i bambini utilizzano per le centinaia. Facciamo un verde che però non sia troppo chiaro perché deve essere ben visibile il testo bianco, va bene così, e abbiamo i nostri 3 blocchetti disposti. Potrei mettere anche le migliaia ovviamente, ma il procedimento sarà esattamente lo stesso. Andiamo a vedere com'è la nostra applicazione al momento. Beh, abbiamo il controllo dove posso digitare il testo, e quindi i numeri, e poi questi 3 blocchetti fissi. Cominciamo a pensare a dove disegnerò le palline dell'abaco. Ho bisogno di 3 spazi. Ognuno dei 3 funzionerà alla stessa maniera, sarà una ripetizione, una fila di palline. Quindi disponiamo 3 canvas separate. La canvas è uno spazio entro il quale io posso disegnare. Anziché prevedere un'unica canvas dove disegnare l'intero abaco, preferisco disporre 3 canvas, una per le unità, una per le decine e una per le centinaia, semplicemente perché ripeterò l'operazione che faccio nella prima canvas uguale per le altre 2. Quindi canvas, andiamo in modalità di progettazione, canvas, la disponiamo qui per le unità, trasciniamo il controllo per la dimensione. Allora, la sua dimensione che posso leggere qui al lato la facciamo 100 e alta 250. Scelgo numeri semplici perché poi saranno le coordinate per il mio disegno. Questa canvas, che se eseguo non vedo perché non ho disegnato nulla all'interno, la duplichiamo per le altre 2 colonne. Allora questa si chiama canvas 1 ed è per le unità. Duplicate, mi crea canvas 2 e la utilizzerò per le decine, duplicate ancora e mi crea canvas 3 che utilizzerò per le centinaia. Vediamo se riesco a disporle oppure ho esagerato con le dimensioni. No, va bene, ce la possiamo fare. Eccole qua. Abbiamo riempito l'intero schermo. Ripeto che se eseguo l'applicazione dentro le canvas non vedo nulla, devo disegnarci. Ora cominciamo a scrivere il codice. Per questo passiamo dalla modalità design alla modalità code. Ecco qui. Abbiamo la toolbox dove io vedo i pezzi di codice che eventualmente posso trascinare sull'editor, se preferisco programmare con i blocchi, oppure abbiamo appunto l'editor nel quale posso digitare il testo del mio programma in JavaScript. Allora, cominciamo a pensare alla funzione più importante, quella che disegna la serie di palline all'interno della singola canvas. Quindi avremo una funzione, che si occuperà di disegnare. Il nome lo scegliamo appropriato, quindi draw, disegna. Le parentesi tonde indicano che all'interno specificherò quali parametri accetta la funzione, ci pensiamo fra un attimo. Parentesi graffa aperta, inizia il testo della funzione, il corpo della funzione, parentesi graffa chiusa, termina il corpo della funzione. Vediamo intanto quali parametri dovremo passare a questa funzione draw. Io ho intenzione di scrivere una funzione che potrà disegnare indifferentemente su ciascuna delle 3 canvas, quindi il primo parametro che gli devo dare è il nome della canvas su cui andrò a disegnare, in modo che io potrò chiamare la funzione draw per dire disegnami sulla canvas 1 e farò disegnare il valore delle unità. Poi chiamerò la stessa funzione dicendole di disegnare sulla canvas 2 per segnare le decine e così via. Un'altra cosa che dobbiamo andare a specificare è il valore, lo chiamo come variabile, la chiamiamo in inglese value, valore, è il valore che deve rappresentare, quindi un numero da 0 a 9 che mi dice quanti pallini andranno colorati e quanti di conseguenza dei 9 totali lasciati vuoti. Okay. E l'ultima cosa che vado a specificare è il colore, color. Perché? È perché quando disegnerò sulla prima canvas, quella delle unità, quella più a destra, dirò che voglio i pallini blu, quando disegnerò sulla canvas delle decine dirò che voglio i pallini rossi e quando disegnerò sulla canvas delle centinaia dirò che voglio i pallini verdi. Ok,
La funzione draw, a partire da questi tre parametri, queste tre variabili, farà il disegno su una singola canvas di una singola colonna di palline a rappresentare il valore value utilizzando il colore color che ho specificato. La prima operazione che farà draw è set active canvas. Sto per disegnare, attivo una canvas perché devo dire in quale canvas voglio disegnare. Ora il programma, l'interfaccia, mi propone canvas 1, canvas 2 o canvas 3, tra virgolette, perché sono i nomi, quindi i testi esatti, che identificano le tre canvas attualmente esistenti. Io non utilizzerò nessuno dei tre suggerimenti, ma passerò la variabile canvas. Quindi, a secondo del testo contenuto dentro la variabile canvas che è stata passata alla funzione, disegnerò sulla canvas 1, 2 o 3. Quindi, per cominciare a chiamare questa funzione, faccio vedere come si fa: draw, apri parentesi, virgolette, canvas 1, virgola, dopodiché ci saranno tutti gli altri parametri, dei quali per adesso non mi sto ancora preoccupando. Quindi il primo parametro sarà un testo che identifica la canvas sulla quale voglio disegnare. Vediamo cosa facciamo su questa canvas. Cominciamo a disegnare un primo pallino. Allora, vediamo cosa devo scegliere prima di disegnare il pallino. Devo scegliere un tratto da utilizzare per il cerchio, anzi per la circonferenza, per il perimetro del cerchio. Ok, quindi set, stroke, che vuol dire colpo di penna, width, quindi la larghezza del tratto. Supponiamo di provare un 2 e vediamo come viene. Set, stroke color è il colore di questo tratto, quindi di fatto il colore del bordo, e mettiamo black. E poi set fill color, il colore del riempimento, quindi che utilizzerà per l'interno del cerchio, e mettiamo color, non un vero e proprio colore, ma la variabile color che è stata passata a draw. Completiamo questa chiamata di prova a draw. Draw lo chiamiamo per provare, per vedere come funziona, per la canvas 1, a rappresentare il valore 5, quindi il secondo parametro value è 5, e utilizzando il colore blu. Posso utilizzare indifferentemente le virgolette doppie o gli apici che fungono da virgolette semplici, punto e virgola. Quindi stiamo chiamando la funzione draw per disegnare sulla canvas 1 e rappresentare il numero 5 in colore blu. Abbiamo settato i parametri del disegno, cominciamo a disegnare un cerchio, un circle. Vuole che specifichiamo la x e la y del centro e il raggio. Andiamo a ricordarci un attimino quanto era grande la nostra canvas. Era larga 100 pixel e alta 250, quindi il centro starà al pixel 50 in orizzontale, in modo che stia centrato il cerchio. Torniamo quindi sulla nostra modalità di codice e scriviamo circle 50. Mettiamoci anche un 50 come y per adesso, e come raggio, proviamo un 10 e vediamo come appare. Eseguiamo, vediamo che ovviamente non ha considerato il numero 5 che io ho specificato, ma ha disegnato un pallino nella posizione che ho assegnato qui di colore blu. Ok, il primo pallino in realtà andrà disegnato molto in basso nella canvas. Se il sistema di coordinate della canvas all'asse y, che parte da 0 e arriva a 250, il primo pallino forse lo potremmo disegnare intorno al 200 o anche qualcosina più giù. Ok, anche a 230 direi. Benissimo. A questo punto cominciamo a implementare un ciclo for per ripetere il disegno dei pallini e disegnarne 9. Quindi for, variabile contatore i, parte da 0 minore di 9, quindi conterà da 0 a 8 e sono 9 ripetizioni. I più più, incrementeremo i ogni volta. Dentro il ciclo for per adesso mettiamo solo l'istruzione circle, o la y del centro del cerchio, che adesso è 230, diventerà una variabile. Settiamo questa nuova variabile y inizialmente a 230, quindi prima di disegnare il pallino nella posizione 230, quello più in basso, e ad ogni ripetizione decrementiamo y, per esempio di 20. E vediamo come appare il risultato.
sono un po' troppo attaccati perché questo decremento di 20 evidentemente non è sufficiente. Decrementiamo di 30 e vediamo che adesso sono più staccati, però mi pare che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nono si vede solamente per un pezzettino. Quindi proviamo con 25 e adesso abbiamo 9 pallini tutti disegnati benissimo all'interno della nostra canvas. Quindi partiamo da Y230, for per ripetere 9 volte il disegno, disegniamo nella posizione Y e ad ogni volta, ogni ripetizione, Y decrementa di 25. Cos'altro rimane? Beh, rimane il fatto che non tutti i pallini devono essere colorati. Se ho specificato come value 5, ok, vuol dire che solo i primi 5 devono essere colorati. Quindi impostiamo il colore inizialmente. Il primo che disegniamo sarà colorato, a meno che il valore non sia 0. Il secondo pure, a meno che il valore non sia 1 e basta, e così via. Quindi cominciamo a disegnarli colorati e a un certo punto smettiamo di colorarli. Quindi partiamo col colore, ma prima di disegnare il cerchio mettiamo un if. Se i, che è il contatore 0, 1, 2, 3, è minore o uguale, anzi è maggiore o uguale di value, imposto il colore set fill color a white. Allora, stiamo dicendo che cambieremo il colore in bianco appena i diventa uguale a value, e in effetti per come l'ho scritto adesso continuerò a impostare il bianco anche quando i supera value. In realtà il colore, una volta che è stato impostato a white, resterà white perché non lo reimposterò ad altri colori. Quindi potrebbe rimanere maggiore o uguale, ma è più efficiente, anche se parliamo di dettagli, mettere i uguale value. Uso il doppio uguale perché è un confronto di eguaglianza tra due valori. Quindi il colore inizialmente sarà quello settato con il parametro color, quindi il blu in questo esempio. Appena i diventa uguale a value, il pallino che corrisponde al numero i uguale al valore diventa bianco e da lì tutti gli altri saranno bianchi. Attenzione che i parte da 0, quindi quando disegno il pallino 0 sto rappresentando il valore 1. Quindi se il valore da rappresentare è 1, il pallino 0 va fatto in blu, il pallino con i uguale a 1 è già il secondo, se il valore che voglio rappresentare è 1 non va fatto in blu, va fatto in bianco. Vediamo se funziona, che è la cosa più comoda per capire se devo fare qualche piccola variazione, e vediamo 1, 2, 3, 4, 5 pallini colorati di blu. Bene, in questo momento il programma disegna solo la colonna delle unità e solo perché io qua l'ho chiamata manualmente specificando un numero. Andiamo a chiamare il draw per le colonne vicine, quindi andiamo a chiamare draw oltre che per canvas 1 per canvas 2 e utilizzerò il colore red, e anche per canvas 3 e utilizzerò il colore green. I numeri li cambiamo, mettiamo 1 come unità, 2 come decina e 3 come centinaia. Ovviamente è ancora un esempio e vedete che funziona. A questo punto manca l'interazione, cioè manca il fatto che la rappresentazione rifletta esattamente il numero che l'utente ha scritto nel text input 1. Ogni volta che l'utente cambia il testo all'interno del text input 1 bisogna richiamare nuovamente le funzioni draw con i valori appropriati. Quindi ci serve gestire l'evento input del text input 1. Andiamo in design, andiamo a selezionare il text input 1, anziché guardare la scheda properties che abbiamo utilizzato prima per settare le proprietà, andiamo a guardare la scheda events, dove abbiamo l'evento change, che significa che l'utente ha scritto un testo e ha abbandonato il controllo ha perso il focus, ok? Oppure l'evento input, che significa che l'utente ha in qualche modo modificato il testo anche senza lasciare il controllo. Quindi immediatamente, appena digito qualcosa dentro text input o cancello qualcosa, viene chiamato questo evento input. Quindi input è l'evento che ci interessa, insert and show code, inserisci la funzione che gestisce l'evento e modifica e mostra il codice, così lo potrò modificare. Eccola qui. E questa funzione che lui mi ha piazzato qua sotto, io la taglio e la sposto un po' più sopra,
quindi abbiamo la funzione draw, che posso anche chiudere e nascondere perché non la modificherò più, la funzione che gestisce l'evento input, vedete, del text input 1, un evento è una dichiarazione di un gestore di evento che prende come parametro il nome del controllo, text input 1, il nome dell'evento che voglio gestire, input, e poi accetta come parametro la definizione di una funzione, quindi là dentro lavorerò. Questo console.log è un'istruzione di debug che adesso andiamo a cancellare, e qua dentro scriverò quello che voglio che accada quando l'utente modifica il testo. Queste prime chiamate al disegno mi servono all'inizio, perché all'inizio, senza che l'utente abbia digitato nulla, io voglio visualizzare l'abaco, ma non con questi valori, con i valori nulli. Quindi chiamerò fuori dal gestore dell'evento, quindi subito, 3 funzioni draw che mi disegnano le 3 colonne dell'abaco, tutte e 3 col valore 0, vuote. Qua dentro invece andremo a chiamare di nuovo il disegno, ogni volta che l'utente scrive qualcosa nel controllo, con i valori appropriati. Facciamo una cosa, mettiamoci 1, 2, 3, giusto per convincerci di come sta funzionando, e vediamo quello che accade. Eseguo il programma, ha chiamato 3 volte la funzione draw per disegnare le 3 colonne vuote. Appena entrerò nel gestore dell'evento input, disegnerà i numeri 1, 2, 3. Scrivo qui, scrivo 9 e vedete che ha disegnato un'unità, 2 decine e 3 centinaia, seguendo quello che ho scritto qui. Cosa devo migliorare? Chiaramente non deve scrivere quel numero, ma deve scrivere il numero che io ho scritto nel text input. E allora, dichiariamo all'interno del gestore dell'evento una nuova variabile, la chiamiamo v, che sta per valore, e la andiamo a impostare con un get number, quindi leggi il numero, dal text input 1. Quindi dentro questa variabile v ci sarà il numero che io ho digitato dentro il text input. Se l'utente ha digitato qualcosa che non è un numero, questo v varrà NaN, not a number, che è un valore di errore, il che significa che non verrà gestita correttamente dalle funzioni draw, che di fatto daranno una colonna vuota, il che vi sta anche bene come situazione di errore. Andiamo a scrivere adesso con le funzioni draw a rappresentare le 3 colonne. Allora, la colonna delle unità prende il numero v, lo rende intero, quindi mat floor è la funzione che accetta un numero e lo rende uguale all'intero inferiore, quindi floor pavimento, l'alternativa sarebbe seal soffitto che va all'intero superiore, quindi toglie la parte decimale senza arrotondare, la toglie e basta. Dopodiché facciamo il resto, percentuale l'operazione di modulo, cioè di resto della divisione per 10. Quando facciamo una divisione di un numero intero per 10, il resto che otteniamo corrisponde alla cifra delle unità. Dopodiché andiamo a scrivere qualcosa di simile, ma non uguale, per le decine e per le centinaia. Vediamo cosa andiamo a scrivere. Per ottenere la cifra delle decine, il numero lo divido per 10 e ne prendo la parte intera. Quindi se per esempio avessi 123, lo scriviamo qui come esempio, e lo dividiamo per 10, diventa 12,3. Togliamo la parte decimale, e ora cosa è successo? Che quella che era la cifra delle decine, il 2 nel 123, ora è diventata una cifra delle unità, e quindi facendo il resto della divisione per 10 di questo nuovo numero ottengo 2. Quindi prendiamo il numero, dividiamo per 10 e facciamo l'intero, in modo che la cifra che era delle decine adesso è diventata cifra delle unità, e facciamo, come abbiamo fatto prima, il resto della divisione per 10. Per la cifra delle centinaia facciamo la stessa cosa, ma dividiamo per 100. Quindi la cifra delle centinaia con la divisione per 100 diventerà cifra delle unità, e con l'operazione di per 110, resto della divisione per 10, otteniamo questa cifra che adesso è delle unità. Andiamo a vedere se tutto funziona. Scriviamo 123 e vedete che mi ha assegnato un pallino nella colonna delle centinaia, 2 nella colonna delle decine e 3 nella colonna delle unità. Andiamo a mettere dei numeri un po' più grandi, 605, 888, 999, abbiamo riempito l'abaco. Beh, se scrivo numeri più grandi, chiaramente lui considera solo le ultime 3 cifre, cioè le 3 cifre meno significative, centinaia, decine, unità, il che è
plausibile. Se scrivo qualcosa che non è un numero, beh, il valore che ottengo è not a number, che significa che non riempirà quelle colonne. Ok, vedete, non funzionerà più il risultato, ma è quello che insomma ci possiamo aspettare. Chiaramente potete migliorare come volete il programma. Lascerò nella descrizione del video il link al programma funzionante e si può in maniera collaborativa, oltre che visualizzare, si può anche remixare il programma e da lì partire per creare un nuovo programma. Con questo è tutto per questo video e vi rimando alla prossima puntata. Ciao a tutti!